Ciao Vivians, benvenuti in un'altra puntata dell'horror dietro la storia. Oggi parliamo di un pittore maledetto, Caravaggio. Difficilmente ci sarà qualcuno che non conosce le sue opere, ma forse non tutti sanno quanto esse rispecchiassero la sua vita tormentata. Le ombre delle sue opere Caravaggio se le portava dentro e lo rendevano violento, aggressivo. Girava armato di spada ed era sempre pronto a fare rissa, fino a quando arrivò ad uccidere un uomo, un gesto che cambiò la sua vita per sempre. Michelangelo Merisi, conosciuto come Caravaggio, nacque a Milano nel 1571 ed è conosciuto per essere stato un pittore rivoluzionario. Alla fine del XVI secolo, infatti, andava di moda una pittura elegante, raffinata, definita tardo-manierista. I pittori cercavano di rappresentare la bellezza e la nobiltà dei soggetti e delle azioni. Caravaggio invece voleva rappresentare la realtà, la verità, rifiutava gli artifici della precedente corrente, preferendo un linguaggio diretto e immediato. Il Merisi cercava i modelli per i suoi dipinti per strada e nella vita di tutti i giorni. Umili personaggi, ripresi in atteggiamenti usuali, interpretavano le storie a carattere religioso, venivano trasformati in icone sacre, finché l'opera diventasse irriverente. I suoi santi non sono solenni, belli, eleganti, ma hanno l'aspetto di contadini. Le sue Madonne sono popolane e in alcuni casi hanno addirittura il volto di note prostitute. Per questo i suoi quadri provocavano scandalo e molte sue opere sono state rifiutate dai committenti. Per conoscere la personalità di Caravaggio, a noi sono rimaste le testimonianze di chi l'ha conosciuto e delle sue vicende giudiziarie e naturalmente le sue opere. Conosciamo il suo aspetto fisico grazie ai suoi autoritratti e spesso si inseriva nelle sue opere, forse per vanità. Sappiamo che era di bassa statura, piccolo e scuro di carnagione, con occhi e palpebre pesanti, ma dotato di una forte sensualità seduttiva. Tutte le fonti a noi pervenute concordano sul suo brutto carattere. Era litigioso, permaloso e violento. Nel 1600 o 1601 il Van Mander scriveva: quando ha lavorato un paio di settimane se ne va a spasso per un mese con lo spadone al fianco e un servo di dietro e gira da un gioco di palla all'altro, molto incline a duellare e a fare baruffe, così che è raro che lo si possa frequentare. Nel 1600, durante il suo soggiorno a Palazzo Madama, dimora del cardinale del Monte, Caravaggio malmenò e percosse con un bastone Girolamo Stampa da Montepulciano, un nobile ospite del prelato, e per questo fu denunciato. Gli episodi di risse, violenze e schiamazzi andarono via via aumentando. Spesso il pittore fu arrestato e condotto nelle carceri di Tordinona. Non sarebbe comunque questo il primo guaio che ebbe con la legge Caravaggio. Era già molto conosciuto per le risse a cui partecipava volentieri, ma sembra che tra il 1590 e il 1592 il Merisi commise un omicidio. E per questo fuggì a Milano, a Venezia e poi a Roma. Questo omicidio però non viene molto menzionato, forse è avvenuto durante la rissa e quindi quasi per caso, tira un pugno di qua, tira un pugno di là e ci scappa il morto? Non è comunque quell'omicidio da parte di Caravaggio che segnò il declino della vita del pittore. Sappiamo che finì in carcere e fu rilasciato nel 1601 per essere nuovamente processato solamente 2 anni dopo, questa volta per la diffamazione di un altro pittore, Giovanni Baglione, che querelò Caravaggio e 2 suoi seguaci per aver scritto rime offensive nei suoi confronti. Grazie all'intervento dell'ambasciatore francese, l'artista che era stato condannato fu liberato e trasferito agli arresti domiciliari. Tra il maggio e l'ottobre del 1604, Caravaggio fu arrestato diverse volte per possesso d'armi e ingiurie verso le guardie cittadine. Fu anche querelato dal garzone di un'osteria per avergli tirato in faccia un piatto di carciofi. Questa vicenda merita di essere raccontata perché è davvero buffa. Caravaggio entra nell'osteria del Moro
ritorno a Roma. Come al solito porta uno spadone e ha l'aria spavalda. Si siede e ordina un piatto di carciofi. Il garzone porta i carciofi. Alcuni sono cotti all'olio, altri al burro. Caravaggio non capisce quali siano gli uni e quali siano gli altri, quindi chiede chiarimenti. E il garzone gli risponde: beh, basta odorare per capire quali siano quelli al burro e quali quelli all'olio. Quale affronto per il pittore, che perde subito le staffe e tira il piatto di carciofi in faccia al garzone. Lo ferisce e, non contento, lo insegue a spada sguainata per tutta l'osteria. Nel 1605 Caravaggio fu costretto a scappare a Genova per circa 3 settimane, dopo aver ferito gravemente un notaio, Mariano Pasqualone di Accumoli. A causa di Lena, amante e modella di Caravaggio, l'intervento dei protettori dell'artista riuscì a insabbiare l'accaduto, anche se al ritorno a Roma il pittore fu querelato da Prudenzia Bruni, sua padrona di casa, per non aver pagato l'affitto. Per ripicca, Merisi prese nottetempo a sassate la sua finestra, finendo nuovamente querelato. Nel novembre dello stesso anno il pittore fu degente per una ferita che egli sostenne essersi procurato cadendo sulla propria spada. Il fatto più grave però si svolse a Campo Marzio la sera del 28 maggio 1606, a causa di una discussione per un fallo a una partita di pallacorda, una specie di tennis. Il pittore subì un fallo dalla squadra rivale. Ne scaturì una rissa, da cui Caravaggio uscì gravemente ferito alla testa, ma ferì mortalmente Ranuccio Tommasoni da Terni. Il giovane era figlio di una importante famiglia di Terni e aveva già avuto discussioni e risse con il pittore. C'erano diverse ragioni perché i due fossero venuti alle mani. Si contendevano innanzitutto le grazie di una certa Fillide Melandroni. È possibile anche che il pittore avesse debiti di gioco nei confronti di Tommasoni e probabilmente c'erano anche questioni politiche, visto che la famiglia di Tommasoni era filo-spagnola, mentre Michelangelo era protetto dall'ambasciatore di Francia. Non si sa se fu Caravaggio ad aggredire Tommasoni o reagì per legittima difesa. È certo però che fu ritenuto pienamente colpevole. Il verdetto per il delitto fu severissimo. Caravaggio fu condannato alla decapitazione, che poteva essere eseguita da chiunque l'avesse incontrato per strada e riconosciuto. In cambio, costui avrebbe anche avuto una ricompensa. La condanna segnò il suo equilibrio psicologico per sempre, fino a far scivolare la sua coscienza in uno stato di tormento e delirio persecutorio. Da questo momento in poi le sue opere diventano più oscure e tristi e i rapporti con i suoi committenti ancora più complessi. Caravaggio litiga con loro, li accusa e poi li abbandona per paura di essere tradito. La fuga, il terrore e l'angoscia ebbero una tale ripercussione nella sua psiche che immediatamente si trasposero sulle tele. Nei suoi dipinti cominciarono ossessivamente a comparire teste mozzate e il suo macabro autoritratto prendeva spesso il posto del condannato. La permanenza in città non era praticamente più possibile. Ad aiutare Caravaggio a fuggire fu il principe Filippo Colonna, che gli diede asilo in uno dei suoi feudi laziali. Il nobile romano mise in atto una serie di depistaggi, con l'aiuto di altri componenti della sua famiglia, che testimoniarono la presenza del pittore in altre città, così da farne perdere le tracce. Nel 1607 Merisi partì per Malta, sempre per intercessione del Colonna, e qui entrò in contatto con il Gran Maestro dell'Ordine dei Cavalieri di San Giovanni. Il pittore gli fece anche un ritratto. Il suo obiettivo era diventare cavaliere e ottenere l'immunità, perché pendeva ancora quella condanna di decapitazione sulla sua testa. Dopo un anno di noviziato, Caravaggio fu investito della carica di Cavaliere di Grazia, ma anche qui ebbe dei problemi. Fu arrestato per un duro litigio con un cavaliere del rango superiore e perché si venne a sapere che su di lui pendeva una condanna a morte. Finì in carcere, ma riuscì a evadere con l'aiuto dei Colonna e a rifugiarsi in Sicilia, a Siracusa. I cavalieri espulsero dall'ordine Caravaggio con disonore, come membro fetido e putrido. Alla fine dell'estate del 1609 Caravaggio tornò a Napoli. Qui, all'uscita dalla locanda del Cerriglio, venne affrontato da alcuni uomini al soldo del suo rivale maltese.
Ridotto quasi in fin di vita, rimase sfigurato e cominciò a circolare la notizia della sua morte. Nei suoi ultimi 4 anni di vita, Caravaggio visse braccato, fuggiasco, viveva nel terrore di essere scoperto, imprigionato e giustiziato. Era in continuo pellegrinaggio da una città all'altra, sempre in stato di tensione e di allarme. Possiamo vedere come gli avvenimenti hanno influenzato la psiche, ma anche la fisionomia del pittore, confrontando una sua rappresentazione giovanile, il Bacchino malato, con un suo autoritratto del 1609, 16 anni dopo. Qui Caravaggio si figurò come testa di Golia decapitato da Davide, prefigurando la fine che temeva. Da Roma gli fu inviata la notizia che Papa Paolo V stava preparando una revoca della sua condanna a morte. Si mise quindi in viaggio verso il feudo degli Orsini, in territorio papale, luogo distante circa 40 km da Roma. In quel feudo avrebbe atteso in sicurezza il condono papale, per poi ritornare a Roma da uomo libero. Nell'ipotesi più certa, Caravaggio arrivò a Palo di Ladispoli, dove fu fermato per accertamenti dalla sorveglianza costiera. Tuttavia la feluca, non potendo aspettare, sbarcò il pittore e poi continuò la sua rotta verso nord, quindi verso Porto Ercole in Toscana, dove doveva effettivamente arrivare Caravaggio con il suo bagaglio che però rimase sulla nave. Quelle casse contenevano il prezzo concordato con il cardinale Scipione Borghese per la sua libertà, in particolare 3 sue tele. Il bagaglio era letteralmente vitale e doveva essere recuperato. La versione ufficiale affermerebbe che gli Orsini gli avrebbero offerto un'imbarcazione per raggiungere Porto Ercole e recuperare il prezioso carico. L'artista quindi raggiunse Porto Ercole via mare, ma non è chiaro se la precedente feluca o traghetto stesse invece già ritornando a Napoli coi suoi bagagli a bordo. Provato, affaticato e malato di febbre alta, probabilmente a causa di un'infezione intestinale trascurata, Caravaggio restò a Porto Ercole, dove fu curato inutilmente in un sanatorio e morì a 38 anni il 18 luglio 1610. Oggi, conoscendo il carattere e le vicende che hanno segnato la vita di Caravaggio, possiamo dare un maggiore senso ad alcuni degli aspetti delle sue opere. Possiamo capire perché le zone buie dei suoi dipinti abbiano un ruolo centrale. Queste ombre ci fanno capire come nella vita di Caravaggio ci sia stata molta più oscurità che luce. L'oscurità è la terra dell'inconscio e delle pulsioni più inconfessabili, quelle che ossessionavano il pittore. I dipinti di Caravaggio fanno luce proprio sugli aspetti più inquieti dell'anima umana: l'omicidio, la tortura, il pentimento, la seduzione, la perversione, il tradimento e il sacrificio. Sembra che l'ossessione per la morte che aveva Caravaggio fosse già presente prima della sua condanna per decapitazione, un segno lasciatogli dal trauma di aver perso a 6 anni il padre, il nonno e lo zio a causa della peste che colpì Milano nel 1577. Sono state fatte numerose interpretazioni psicoanalitiche sulla personalità e le opere di Caravaggio. Nel 1976 Schneider individuò nel complesso di castrazione edipico dell'autore il motivo di fondo che dominava tutti i suoi comportamenti, in particolare la sua intolleranza e ostilità nei confronti delle figure di autorità. Su questa linea si pone anche Lewis, che nel 1986 affermò che per tutta la vita Caravaggio ebbe a che fare col proprio conflitto edipico e l'angoscia di castrazione, ribadendo i suoi problemi con le figure autoritarie e paterne. Le decapitazioni sarebbero simboli di castrazione, dipinti in cui è condannato il personaggio principale ad essere ucciso perché aveva interferito nei rapporti sessuali di una potente autorità maschile. Dopo l'omicidio del Tommasoni, Caravaggio avrebbe iniziato a rappresentarsi nei suoi dipinti come la vittima per affermare il suo bisogno di autopunizione. Oggi invece viene ipotizzato un disturbo di personalità borderline. La sua personalità, come la sua pittura, erano caratterizzate da luci e ombre,
tipico della disturbo di personalità borderline e dalla sua storia di vita emergono tendenze distruttive e autodistruttive. Infatti distruggeva sistematicamente le sue relazioni personali. Altri elementi che portano gli psicologi a definirlo come un soggetto borderline sono la sua prepotenza associata ad un'altissima suscettibilità del carattere, che lo induceva a reazioni incontrollate, definibili spesso come antisociali. Sembra che questo disturbo esplose nell'ultima fase della sua vita. Nella persona con disturbo borderline coesistono dimensioni di onnipotenza e di impotenza assoluta. Chi ne soffre è impulsivo, ha difficoltà a controllare la rabbia, è paranoico, pensa che gli altri vogliono sempre fargli del male, tende anche a idealizzare i legami affettivi e successivamente a distruggerli. A volte, per la paura di essere abbandonato, anticipa la separazione, allo scopo di difendersi dalla sofferenza psichica. Tutte caratteristiche che sembrano appartenere a questo pittore maledetto. Naturalmente queste sono solo supposizioni, non possiamo mandare Caravaggio in terapia e sapere di cosa soffrisse. Ma se volete approfondire le analisi psicologiche postume fatte sulla sua personalità, vi lascio i link in descrizione. Se conoscete altri casi che potrebbero rientrare in questa rubrica, fatemeli sapere con un commento, così li aggiungo a quelli che mi avete già suggerito. Dovrebbero essere personaggi o situazioni passate di cui generalmente si conosce solo la facciata, ma che nascondono un lato oscuro. Vi ricordo che mi trovate anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sono sempre Vivi Everyday. Ciao!